Ciao ragazze mie e ragazzi miei e benvenuti nel mio canale. Allora, ragazze e ragazzi, come state? Come state? Oggi siamo pronti a fare le più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi. Il nostro lui, lei, ecco, così. Ragazze mie e ragazzi, grazie, 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 grazie a oltranza, all'infinito. Grazie di tutto il vostro supporto, di tutto il vostro supporto. Grazie veramente dal profondo del mio cuore. Grazie. Sì, io mi emoziono quando parlo di questa cosa. Grazie. Grazie, veramente grazie. Allora, abbiamo, come vi ho detto nell'intro delle previsioni settimanali, abbiamo fatto l'introduzione al significato di tarocchi iniziando gli arcani maggiori. Sto finendo di preparare gli arcani minori. Ho superato il mio limite. E vi volevo consigliare anche di riguardare in concomitanza della lettura dei tarocchi del significato anche il significato dei numeri tripli e dei numeri progressivi e regressivi, perché lì ho utilizzato gli arcani maggiori, perché quello vi fa espandere ancora di più la conoscenza, intuizioni, soprattutto per chi è all'inizio, ok? E nel farlo ho utilizzato i miei oracoli lui-lei perché vi danno una visione ancora più ampia di comprensione, li ho battuti a random e quello che usciva ho chiesto al mio sé superiore di completare la lettura con uno dei nostri, uno o due in alcuni casi, ho messo per alcune lame dopo negli arcani minori, per avere una visione, quello che ci volevano dire in quel momento, per avere una comprensione più ampia in quel momento del significato. Mi sono riproposta di farlo molto semplice, 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 perché la mia esitazione in tutti questi mesi nel farvi quei video era proprio perché io su ogni carta dovevo fare un'ora di video per ogni arcano. Io farei anche un'ora di video, però avrei finito l'anno prossimo. Va bene? E poi mi sono detta, Fra, devi farlo, quindi perché io ho studiato tutta la simbologia di ogni carta, di ogni... E quindi io penso che comunque il significato vi sia arrivato, vi arrivi comunque. Quindi ho superato il mio limite. Ok, detto questo, ragazzi miei, oggi voglio partire subito. Benvenute e benvenuti ai tantissimi ragazzi nuovi, ragazze nuove. Questo è il nostro format, lui-lei, da cui sono nati i miei oracoli, lui-lei, che hanno la consapevolezza di un travaglio emozionale per giungere alla fiamma cristica, ossia affinché il nostro divino maschile e divino femminile interno vengano equilibrati nella coniuzio oppositorum, che altro non è che mettere in pace i nostri aspetti in dissonanza interni, intuito e azione, agisco e faccio, scusami, intuisco e faccio, e quindi nasce la manifestazione di un maschile devoto al suo femminile, che non ha a che fare con l'uomo e la donna, ha a che fare col maschile dentro di noi, equilibrato al nostro maschile interno, che poi, siccome vige la legge dello specchio, della dualità, tutto ciò che è esterno è un riflesso della tua interiorità, quindi nella misura in cui il tuo maschile interno si inizia a prendere confidenza con la parte magica, intuitiva, con l'anima, allora di conseguenza anche le persone fuori, la proiezione fuori, inizia a proiettarti la stessa cosa. Quindi l'ho fatto con i miei oracoli lui-lei proprio per avere questa visione più ampia. Io leggerò le energie maschili e femminili di questa settimana. I tarocchi non leggono il futuro, va bene? Non leggono il futuro, leggono il karma e il potenziale dharma, che è comune a tutto il genere umano, va bene? E il futuro lo crei tu sulla base del karma che hai acquisito, dicendo sì al karma, sì alla vita, rispetto alle esperienze che la vita ti mette davanti, che poi sono il tuo sé superiore. Le esperienze sono delle entità, delle immagini che noi proiettiamo affinché integriamo il karma, sono delle divinità, come vi sto spiegando negli ultimi tempi, e vi sto spiegando in altri modi negli ultimi tempi, e quindi i tarocchi leggono proprio questo, il viaggio esperienziale dell'uomo, il viaggio dell'eroe che è comune a tutti gli uomini. E poi il potenziale Dharma, anche il potenziale Dharma è comune a tutti gli uomini. Dove sta la differenza tra destino e libero arbitrio? Allora, il destino sono i potenziali che hai scelto di incarnare in questa incarnazione.
ma sono i potenziali che hai scelto di incarnare all'origine dei tempi e che per centinaia di migliaia di incarnazioni hai detto no, perché dicevi no alle sfide difficili. Tutti noi, eh? E quindi le ripetute, le ripetute, le ripetute. Dove sta il libero arbitrio adesso che abbiamo compreso la legge spirituale? Abbiamo capito che gli eventi, le situazioni esterne, le persone sono dei, sono divinità, che sono volute dal tuo sé superiore in accordo con quelle anime, affinché tu accolga l'esperienza dicendo wow, che meraviglia, non più denigrandola, altrimenti la ripeti con altre persone, in altre circostanze, sempre le stesse. Quindi il libero arbitrio sta nel dire sì a quello, oggi dico sì, perché una volta detto sì, tu integri la potenzialità del Dio che c'è in quell'esperienza e inizi a creare coscientemente come un mago la tua realtà di successo. Ma fino ad allora non si può creare una realtà consapevole. Quindi il nostro libero arbitrio sta nello scegliere di dire sì al karma e iniziare a creare veramente delle realtà straordinarie, ragazzi, molti di voi lo sanno già, va bene? Quindi l'anima vive in una condizione di eterna bellezza. Il problema è quello che noi dobbiamo riportare la bellezza sulla terra, la poesia. Dobbiamo rendere sacro ogni cosa che facciamo. Dobbiamo metterci, come vi ho spiegato nell'introduzione dei tarocchi con gli arcani maggiori, nella posizione appeso. L'appeso è una carta cardine che stabilisce il passaggio nella sezione lunare, cioè quella ai misteri dell'esistenza. E quindi posizione di appeso affinché possiamo iniziamo a rendere sacro, perché l'appeso fa un sacrificio, no? Iniziamo a rendere sacro tutto ciò che facciamo. Siamo noi che creiamo la realtà e se noi iniziamo a creare, a fare cose sacralizzando ogni momento, rendendo sacro ogni momento, da che mi prendo un caffè, da che taglio le verdure per farmi un'insalata, sacre, quelle verdure sono sacre, benediciamo l'insalata, benediciamo, non lo so, benediciamo e rendiamo sacro. È l'uomo, come diceva anche Steiner, il padre dell'antroposofia, come io ho iniziato tanti anni fa, che ha la necessità di spiritualizzare la materia, materializzazione dello spirito. Quindi questo è il passaggio. E quindi rendere sacro ogni cosa che facciamo in modo quotidiano, anche guidare la macchina è sacro. Anche tutto, rendere sacro tutto ciò che fai, affinché si inizia a creare una realtà bella, poetica, perché noi cambiamo le cose, gli eventi futuri li cambiamo quando cambiamo la nostra narrazione interna, quello che ci siamo raccontate e raccontati fino a questo momento. Ma noi perché ci siamo raccontate delle storie di penuria? Perché quelle sono le forme pensiero che ci hanno messo appena siamo nati. E quindi noi iniziando a raccontarci una storia diversa, iniziando a dirci questa lattuga è sacra, questo caffè è sacro, e quindi tu che sei un mago, quando tu introduci qualcosa anche nel tuo corpo, il tuo corpo trasforma quegli alimenti in sostanze nutritive. Cioè sei un mago già di base. Cioè tu trasformi gli alimenti quando li ingerisci. Il tuo corpo li trasforma. Quindi sei già un mago. E quindi rendere sacro quello che fai ogni momento. Ecco, questo ci permette di iniziare a scendere nelle profondità e iniziare a diventare sempre più leggeri, come vi ho spiegato nel video però dell'introduzione ai tarocchi. Non mi ripeto adesso, va bene? Allora, quindi stavo dicendo i tarocchi e quello che leggono i tarocchi, ok, la direzione che stanno prendendo le tue credenze, eccetera. Lo sapete già, lo dico per le ragazze nuove. Andiamo a vedere l'energia maschile e femminile in questa settimana dal 15 al 21 aprile. Io leggerò un maschile da questa parte, può essere la tua persona di interesse, può essere chiunque. Da questa parte un'energia femminile, puoi essere tu, ma può essere chiunque, va bene? Le energie maschili e femminili io l'ho riscontrato che le ritroviamo non solo nell'amore durante la settimana, anche nelle questioni interpersonali di altri settori della nostra vita, come possono essere il lavoro, rapporti di amicizia, va bene?
Quindi, ragazze mie, ragazzi, io parto leggendo maschile e femminile, poi voi vi adattate. Ricordiamo, sono energie interne nostre. Intuisco e faccio. Si legge a più livelli il nostro lui-lei. Io leggo quello che mi ispira in quel momento, va bene? Ok. Allora, ci mettiamo prima gli oracoli, No, io ci voglio mettere questi tarocconi oggi, quelli enormi. Di Fabrizio Spadini sono questi, se non sbaglio, Fabrizio, sì. E uno da questa parte e uno dall'altra parte. Allora, uno solo ne voglio mettere per uno e per l'altro per vedere l'energia generale del maschile e del femminile in questa settimana, accompagnato da un oracolo, e poi leggiamo i tarocchi. Cioè mettiamo la stesa come di consueto. Allora, vediamo, mettiamo una carta per lui, una carta per lei, poi mettiamo uno di questi, uno sciamano, no, un attimo, allora, uno sciamano per lui, per lei, ok. Allora, vediamo a livello energetico le energie maschili e femminili in questa settimana. Vediamo lui. 2 di bastoni. Qua abbiamo un lui che sta pensando, un lui che ha idea di prendere una decisione su qualcosa, un lui che può stare progettando qualcosa in questa settimana, ha l'energia posta in un'apertura di cammino su idee nuove, progetti nuovi, anche decisioni nuove. Sta pensando, vediamo un lui pensativo, però anche i bastoni sono il fuoco, no? Quindi un entusiasmo nel pensare a che decisioni prendere su determinati progetti o su decisioni su una lei. Mm? Può essere un lui a distanza, abbiamo qui, che sta osservando molto una lei che è a distanza anche. Vediamo cosa ci dice lo Shozen, scusami, lo sciamano. Il me tossico, risanare corpo, mente e spirito. Qua abbiamo un lui che ha necessità di sanare un po' se stesso in questa settimana. Abbiamo un maschile che qua c'è una figura che fa un bagno, vedo un lui che si dedica anche a delle attività fisiche, anche attività di purificazione del corpo, della mente, dello spirito, un lui che prende coscienza di alcune cose, cioè un lui che risana corpo, mente e spirito, che prende atto del fatto che deve risanare corpo, mente e spirito, e con i 2 di bastoni c'è un fermento interno, è un lui che esce da una situazione magari difficile. E qua vediamo lui che ha la necessità in questa settimana, energia maschile, di sanare corpo, mente e spirito, magari sta facendo anche un'alimentazione diversa o farà un'alimentazione diversa, un lui che inizia, che fa dello sport, che fa dello yoga, della meditazione, perché il 2 di bastoni è un'energia di fermento interno, una buona energia di apertura di cammino rispetto a situazioni anche tossiche. Ok, vediamo la lei. Lei col 9 di coppe, guarda, mi sta facendo impazzire, è uscita anche la settimana scorsa. Lei proprio, il 9 di coppe mi parla di un'energia di amor proprio. Lei vedo energia di amor proprio in questa settimana, che sta bene, che è felice, che è contenta, si realizzano alcune cose importanti per lei che la fanno stare contenta. Energia di amor proprio. Lei è proprio energia di amor proprio, il femminile in questa settimana la vedo molto contenta. Al di là di tutto, vediamo che cosa dice. La porta che si chiude, completezza. Questa è una carta che mi parla di un ciclo che si chiude, come se fosse un po' il mondo, no? L'inizio di un nuovo ciclo. Io vedo che c'è una lei che rifiorisce in questa settimana, c'è l'energia femminile che rifiorisce dopo una tappa e si inizia un'altra tappa. Vedo una lei che inizia una nuova tappa della sua vita in questa settimana che ha a che fare con l'amor proprio, il benessere personale, ok?
Quindi qua abbiamo una lei che sta proprio bene, un benessere personale raggiunto, una tappa che si chiude, può essere una tappa difficile con una persona, si apre una nuova tappa che le porta tanta serenità, felicità, il 9 di coppe è proprio felicità. Oppure si chiude una situazione di peregrinare emozionale rispetto a dei pensieri, rispetto, no, a una persona o delle circostanze amorose che la rendevano un po' insoddisfatta. Adesso è soddisfatta col 9 di coppe, energia di soddisfazione. Quindi lei ha un'energia di soddisfazione per una nuova tappa che si apre in questa settimana, che può essere a più livelli, no? Lavorativa, amorosa, sentimentale, emozionale. Qua abbiamo un lui che anche lui si apre una nuova tappa, però sta cercando ancora di capire con lui di bastoni che tipo di scelta fare, di strategia usare o di percorso prendere rispetto a una sanazione che sta vivendo, va bene? Sono due buone energie comunque, due di bastoni, ripeto, energia in fermento, di fuoco, si è acceso un fuoco, sta pensando, è un lui che rinasce, ecco. Ok, adesso ci mettiamo i tarocchi rossi, tanto ci ho messo lo scotch a tutti, rovinando un po', vabbè. Allora, andiamo a vedere energia attuale di lui in questa settimana nei confronti di lei oppure energia attuale del maschile, al di là se c'è una lei o meno, dipende sempre dalla carta che esce e se c'è un lui che ha nel cuore qualcuno. Ok. Vediamo energia attuale del maschile in questa settimana nei confronti di lei oppure energia attuale del maschile. Energia attuale del maschile in questa settimana di lui, energia attuale di lui, energia attuale. Qua abbiamo un cavaliere di denari, qua abbiamo un lui che è concentrato sulle sue attività lavorative, l'amore può stare un po' lento come energia attuale, concentrato sulle sue cose. Abbiamo lui che mi parla di il Cavaliere di Denari è un'offerta che fa a una lei o la voglia di concretizzare qualcosa con una lei, però è un pochino più lenta degli altri cavalieri. Quindi abbiamo lui che vuole concretizzare delle cose con una lei, però ci va cauto, ci va piano perché vuole fare le cose fatte bene. Mi può parlare anche di un lui a distanza concentrato su delle questioni lavorative o che siano sue personali, i denari mi parlano di lavoro. In una stesa d'amore mi parla di qualcosa di concreto, però va più lento. Questa è l'energia attuale, interna, poi veniamo a vedere cosa succede in questa settimana. Qua infatti abbiamo il 5 di spade e ci può essere stata della tensione, ci può essere un po' di tensione o la cosa va lenta e quindi questo può generare un po' di tensione tra un lui e una lei. Oppure un lui che non è impegnato, non ha nessuno, e un lui che è concentrato sui suoi aspetti lavorativi. Vediamo un po'. I pensieri di lui nei confronti di lei, oppure i pensieri di lui, dipende sempre dalla carta che esce, i pensieri di lui. Un cambio, qua abbiamo la ruota. Allora, qua abbiamo un lui, si prefigura qua un lui che è a distanza che vuole cambiare una tappa con una lei in questa settimana. Vedo un maschile che vuole cambiare qualcosa con una lei, rispetto a una situazione più lenta che andava. Qua abbiamo il maschile che sta pensando di fare un cambio, vedi il mondo, ci può essere una distanza tra un lui e una lei, e lui vuole un cambio con una lei. Vediamo un po' cosa prova lui per lei o cosa ha nel cuore lui. Un 10 di spade. Allora qua c'è un lui che vuole un cambio in questa settimana, un cambio. Allora, qua abbiamo un maschile che sta pensando di fare un cambio. In cosa consiste questo cambio? Qua abbiamo un maschile che ha il cuore ferito, il cuore rotto e quindi va lento a livello sentimentale. Però vuole fare un cambio. Questo cambio credo che abbia a che fare con un buttarsi di nuovo nell'amore, avere una nuova opportunità con una lei oppure nell'amore. Sì, perché qua abbiamo un maschile ferito che sta concentrato sul suo lavoro, però vuole fare un cambio emozionale con una lei specifica oppure con una lei che può incontrare in questa settimana. O con un lui che può incontrare in questa settimana. E qua abbiamo il 3 di coppe, vedi? Qua è come se lui volesse riconciliarsi con qualcuno, aprirsi a nuove conoscenze oppure aprirsi all'amore. Sì. Vediamo qual è il blocco di lui. Il blocco di lui.
Il 6 di bastoni. Il 6 di bastoni qua mi parla di un po' di orgoglio a fare un passo, secondo me. Magari si è chiusa una tappa con una persona, sta andando lenta la cosa, vuole fare un cambio, però lo blocca un po' l'orgoglio col 6 di bastoni. Il 6 di bastoni mi parla anche del successo, dell'esito. È come se in una relazione non c'è stato successo, non c'è stato esito e adesso vuole cambiare le cose. E il 2 di spade. Sì, mi può parlare di un po' di orgoglio o di un po', oppure mi può parlare del fatto come blocco fino a questo momento. Come devo fare il 2 di spade? Dice no, ad avere successo. Questo è il blocco. Ecco perché vado lento, ci penso, voglio un cambio per una nuova tappa amorosa. Ok. Vediamo da questa parte. Allora, energia attuale di lei nei confronti di lui oppure energia attuale di lei, al di là se c'è qualcuno o meno. Poi dipende sempre dalla carta che esce. Energia attuale di lei. Wow, 10 denari. Io qua vedo una lei molto soddisfatta per delle questioni o personali sue o lavorative. Oppure vedo una lei molto soddisfatta e piacevolmente compiaciuta perché abbiamo un 9 di coppe per una stabilità raggiunta con un lui. Oppure l'energia attuale di lei è che vuole proprio una stabilità con lui. Oppure qua c'è una lei concentrata e molto soddisfatta, 9 di coppe, dalle sue cose lavorative, casa, personali. 6 di coppe. Allora, qua diciamo che c'è una lei che ha un'energia nei confronti di lui bellissima. C'è una lei che ha un'energia bellissima nei confronti di un maschile, di un lui, o di una lei, insomma, ragazze, ragazzi, io parlo, poi fate voi l'associazione. Allora, l'energia attuale di lei è un'energia bellissima con un lui e quindi che sta benissimo con lui. 10 di denari, 6 di coppe, mi parla di una lei che sta proprio energia amorosa, bellissima, contenta, soddisfatta. Se non c'è nessuno, mi parla di una lei che sta benissimo a livello lavorativo o comunque sta bene a casa sua, con le sue cose, con le persone che ama. Ok. Vediamo un po' quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui o i pensieri di lei. È la regina di denari. Io vedo che una lei sta molto bene. Questa settimana vedo una lei che ha tutto sotto controllo. Io vedo una lei soddisfatta da un punto di vista lavorativo e familiare. È proprio una lei centratissima. Io vedo una lei che sta, nei suoi pensieri c'è la sua centratura, il suo lavoro, la sua stabilità, le sue cose. E anche fare andare bene una situazione, una relazione. Se c'è una persona, se stanno insieme per esempio. Però vedo una lei soprattutto concentrata in questa settimana su delle sue attività lavorative, familiari ed è molto soddisfatta per questo. Ci sono anche dei risultati a livello economico, qua. Vedi, c'è il sole. Io vedo una lei molto felice in questa settimana, un'energia femminile molto felice, lo dicevano già con il 9 di coppe comunque. Vediamo cosa ha nel cuore lei. Cosa ha nel cuore lei in questa settimana? Cosa ha nel cuore lei? O cosa prova per lui? Dipende se c'è un lui. Cosa ha nel cuore lei? La regina di spade. Io vedo una lei concentrata molto sulle sue attività lavorative e familiari che vanno molto bene. Nel cuore c'è un po' di resistenze, cioè nel senso fa lo scanner alle persone che arrivano. Può essere una persona, molte lei separate, che vedo molta felicità e contentezza dal punto di vista economico e lavorativo e familiare. Però nei confronti di lui io qua vedo una lei che ha un po' di riserve, no? Quindi può essere accaduto qualcosa e lei è molto concentrata sulle sue cose, con una grande soddisfazione. Vedo una lei nel cuore con la regina di spade che mi dice ti faccio lo scanner, no? Oppure sono attenta a quello che fai, non mi apro facilmente, prendo le cose con calma, regina di denari, sì. Sì, vedo una lei che combatte per quello in cui crede in questa settimana comunque. Qua abbiamo la giustizia, vedo una lei che anche ha preso le decisioni di stare bene con se stessa prima di tutto perché è il fulcro per stare bene anche con l'altro. Vediamo un po' il blocco di lei nei confronti di lui qual è. Il 3 di denari, forse non c'è intendimento, non c'è stato intendimento
tra lei e qualcun altro, oppure in questa settimana, fino a questa settimana, il blocco può essere stato il lavoro, il blocco di lei. Lei era concentrata sul suo lavoro, sulle sue cose. E quindi il blocco un po' era questo, ad aprirsi, no, emozionalmente all'altro, perché poteva essere lei concentrata sul lavoro o sulla casa, famiglia, stabilità, figli. Il 3 denari al blocco nei confronti di lui mi parla del fatto che magari ci può essere anche una mancanza di intendimento, ci può essere stata una mancanza di intendimento, una mancanza del venirsi incontro. Ok, come se lei non volesse andare incontro a lui in questo momento, prendere le cose con calma, la vedo concentrata su di sé, perché diciamo che si è chiusa una tappa che la vede adesso protagonista di se stessa. Ok, segni di terra marcatissimi e anche di qua, gemelli, acquario, bilancia. Sì. Andiamo a vedere da questa parte. Adesso abbiamo visto la parte interna, no? Abbiamo visto la parte interna. Qua è possibile, molte lei hanno anche chiuso, ricordiamo, questa porta e stanno bene adesso con se stesse, con la loro famiglia, amici, con una persona, perché c'erano due persone, quindi hanno deciso e non ci potevano essere dei piani insieme e hanno deciso di chiudere, o comunque sia una tappa si chiude. Ok, vediamo un po'. Allora, quali sono? Adesso abbiamo visto la parte interna, stavo dicendo, vediamo la parte, quindi adesso cosa fa in questa settimana. Le intenzioni, tu stai riprendendo? Sì. Le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. Le intenzioni di lui? Wow, qua c'è la donna dei suoi sogni. O l'uomo se è un uomo. Le intenzioni sono quelle di realizzare un sogno e soprattutto, siccome vediamo sempre le carte prima, no? Di sanare, la stella è la carta della sanazione, di sanare una tappa difficile, dolorosa, perché lui sta pensando di fare un cambio, c'è un po' di orgoglio in mezzo, o se non c'è orgoglio vuole avere esito e successo ma non sa come fare, ecco perché se l'ha presa lenta. Quindi le intenzioni in questa settimana sono quelle di sanare queste dinamiche, di avere successo, il successo sta a blocco e quindi di avere successo, esito. E allo stesso tempo qua le stelle mi parlano della realizzazione di un sogno con una lei. Sì. Segno dell'acquario marcatissimo, vedi il 3 di coppe, qua mi parlano di una riconciliazione o anche di passarlo bene, di avere una nuova tappa insieme, mettere un po' da parte l'orgoglio. Ok, vediamo quali sono le azioni, queste sono le intenzioni. Quali sono le azioni che lui farà in questa settimana nei confronti di lei? Le azioni. Fante di spade sta pensando a che azioni fare. Fante di spade mi parla di una persona che pensa, lo diciamo anche qua col 2 di bastoni, pensa perché? Perché non vuole sbagliare, no? Nelle azioni il fante di spade mi parla di una persona che prima di fare un'azione affinché abbia successo, visto che ci sta pensando, sta andando lento, vuole fare una tappa nuova, mi parla di una persona che vuole fare le cose fatte bene. Nelle azioni il fante di spade è colui che pensa, sta pensando, non vedo azioni imminenti, no? Sta pensando di realizzare questo sogno. Comunque poi li andiamo a chiarire, ovviamente, nella misura in cui fa azioni, e sono azioni anche relative a parlare di una conversazione pendente, di qualcosa che era sospeso. E vedo in lui che nelle azioni il fante di spade ci va prudente. È come se mi fido, non mi fido. Comunque poi le andiamo a chiarire. Vedi la temperanza, vuole molto parlare e rimettere in equilibrio le cose. E sta pensando a che parole dire. Vediamo da questa parte quali sono. Qua si marca anche la stesa di una persona che sta a distanza, che osserva tantissimo un'altra donna, una donna, va bene? Osserva tantissimo e la sogna con le stelle. Vediamo le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana. Le intenzioni di lei quali sono? Il
3 di coppe, lei vuole passarlo bene con lui in questa settimana. Se c'è per esempio una lei che non ha nessuno, io qua vedo energia femminile che nonostante abbia un po' di remore sul cuore, perché comunque o si è lasciata con una persona, ha chiuso una tappa con una persona dove non c'era intendimento, vedo una lei che si apre a nuove conoscenze in questa settimana, oltre di bastoni. Vuole stare bene, divertirsi, giocare e con un lui specifico vuole stare bene, giocare, divertirsi, va bene? Vediamo un po' le azioni che farà lei in questa settimana nei confronti di lui, a cosa sono conformi le azioni. Il 9 di bastoni, allora qua c'è un po' di stanchezza nel fare delle cose, vuole stare bene con lui ma c'è un po' di stanchezza a fare delle cose. C'è un po' di stanchezza, vedi la torre perché c'è stato un cambio o una rottura. Allora vedo che ci sono molti femminili in questa settimana che sono concentrati sul loro benestare personale, sull'amor proprio, va bene? Molti femminili incontrano persone nuove in questa settimana, nelle azioni non fanno niente di particolare, lasciano che si vengano corteggiate, eccetera. E quando vengono corteggiate guardano un po' sulla difensiva la cosa, però le vedo col 9 di coppe stare proprio bene. Molti femminili che non hanno nessuno. Invece qua nella misura in cui c'è una persona, io vedo che da entrambe le parti c'è la volontà a sanare, a stare bene insieme, no? Però entrambi hanno un'energia un po' di mancanza di fiducia, però insieme, però allo stesso tempo hanno una bella energia nelle intenzioni, nel senso sperimentiamo, ci vediamo, io voglio una nuova tappa, lui sta sanando una dinamica difficile, ok. Vediamo un po'. Energia finale di lui nei confronti di lei. Energia finale di lui nei confronti di lei in questa settimana. Gli amanti, qua c'è l'amore, anche una scelta d'amore, nonostante un po' di remore nel parlare, nel dire cosa faccio, cosa non faccio. Gli amanti come la necessità, come energia finale di lui di prendere una decisione in funzione dell'amore nei confronti di questa persona che per lui è la stella, affinché si possano sanare dinamiche, aprire una nuova tappa, un nuovo ciclo e mettere da parte l'orgoglio qualora ci fosse o pensare bene che azioni fare per avere successo perché il successo è l'esito al blocco. Certo è che lui vuole un cambio d'amore con questa lei che è la sua stella. Se c'è un lui che non ha nessuno in questa settimana, io vedo che c'è un lui che vuole adesso, sente di non aver avuto successo in amore negli ultimi tempi, vuole sanare quelle dinamiche per cui non hanno portato ad avere successo. Lo vedo un lui che va piano nel corteggiare qualcuno, vedo un lui che osserva molto a distanza una lei prima di farsi avanti e poi prenderà una decisione di farsi avanti, se per esempio un lui non ha nessuno, ok? Però coesiste questo che vi sto dicendo con un lui che non ha nessuno anche rispetto a questa, su una lei specifica, va bene? Vedi, qua abbiamo il cavaliere di bastoni. Guarda, alla fine qua c'è un lui che guarda a distanza e fa delle azioni, delle mosse in questa settimana, magari alla fine di questa settimana. Perché comunque questa è l'energia molto forte. Vediamo da questa parte. Gemelli abbiamo qui. Vediamo, allora, energia finale di lei nei confronti di lui. Il giudizio. Guarda, qua l'energia di lei è di una persona che si dà conto. Il giudizio qua abbiamo i re di denari. Si dà conto qua una lei che c'è una persona di spessore per lei. Io credo che nella misura in cui ci siano un po' di remore da parte sua di lei nei confronti di un lui, questa settimana lui possono passare del tempo insieme che farà ricredere la lei, va bene? Perché qua abbiamo un re di denari, la stella, vedi? Un lui che ne vale la pena, un lui di valore, un lui che dà stabilità. Va bene, lei non fa azioni particolari, è un po' stanca su questo, lascia che sia l'altra persona, tant'è che abbiamo il giudizio. Abbiamo il giudizio e mi parla proprio della resurrezione, del giudizio di lei nei confronti di lui. Il giudizio di lei nei confronti di lui, nella misura in cui c'è un lui, è un giudizio migliore rispetto a prima, che la fa sentire, ricordiamo, 9 di coppe, appagata, che qua c'è una persona di valore. L'energia finale di lei che si dà conto che c'è una persona di valore nei suoi confronti. Ok, adesso ragazzi miei ci andiamo a fare le specifiche, però prima devo mangiare un biscottino, arrivo subito. E come qua ragazzi miei comunque non ho mangiato il biscottino, ho mangiato le olive che erano appena aperte, no? Per l'insalata fatta ieri sera. Vabbè, insomma. Allora, andiamo a vedere subito
Le specifiche. Allora, vediamo un po', energia attuale di lui nei confronti di lei. Abbiamo il Cavaliere di Denari. Energia attuale di lui nei confronti di lei. Cosa ci dite sul Cavaliere di Denari? Energia attuale di lui nei confronti di lei. Il carro. Qua c'è avanzamento. Se un lui a distanza vuole venire, vuole spostarsi. Energia attuale, mi sposto. Sto procedendo con calma, perché come ribadiamo, voglio fare le cose fatte bene, ha proceduto con calma, diciamo. E di avanzamento, concretezza, sì, forte energia del Cancro. Può essere un lui che sta a distanza per lavoro, però vuole procedere. Vedi, asso di coppe, vuole un'opportunità d'amore. Un lui che guarda molto a distanza, qua mi viene uno che sta guardando molto a distanza, guarda lei cosa fa. Nei suoi pensieri la ruota, i pensieri di lui nei confronti di lei con la ruota. E beh, c'è il mago, non poteva uscire che il mago. Vuole manifestare un'opportunità, vuole un cambiamento. Se la cosa è andata più lenta o l'ha osservata tanto, dice basta, ok, la ruota mi parla di un cambio, sto pensando di fare un cambio. Di che cosa parla questo cambio? Di un'opportunità. Il mago, una nuova opportunità, va bene? Una nuova opportunità, un'opportunità che sia importante. Asso di denari, vedi? Che è l'asso di tutti gli assi, il denari, no? È come se fosse un sole, cioè uno può invitarlo a uscire, opportunità in concreto. Vediamo il 10 di spade. Cosa ha nel cuore lui? 10 di spade. La regina di denari, qua si è chiusa una tappa con una lei, vuole recuperare la sua fiducia, oppure si è chiuso un matrimonio, oppure si è chiusa una tappa difficile, vuole recuperare la fiducia di lei qua. Sì, c'è un lui che ha nel cuore una lei con cui c'è stata una rottura, oppure c'è stata una discussione, o c'è stata un fermo, un blocco, e vuole recuperare questa fiducia. Oppure un lui che ha chiuso una relazione, oppure un lui che sta in cerca di una donna di cui fidarsi, una donna con cui aprirsi. E qua in questa settimana abbiamo un sogno che lui realizza. Se non c'è nessuno, la puoi incontrare in questa settimana. Vedi il 7 di bastoni, lei con cui ci sono state delle dinamiche difficili che hanno portato a una chiusura, una rottura o della tensione. Vediamo questo 6 di bastoni a blocco. 6 di bastoni a blocco. La forza, sì, qua c'è, in spagnolo si direbbe un choque, uno scontro. Al blocco c'è un po' di orgoglio e un po' di lotta nel trattenersi. E c'è anche una mancanza un po' di coraggio, no? Ecco perché osserva tanto prima di fare reazioni, un po' di mancanza di coraggio che gli servirebbe affinché possa avere esito. Oppure c'è stato uno scontro di intendimento, cioè non ci si è intesi e quindi c'è un po' di orgoglio adesso, o c'è stato, oppure un po' di mancanza di coraggio. Forte il segno del leone, gemelli, capricorno, vergine e toro. Il sole. Vediamo un po' le intenzioni di lui nei confronti di lei con la stella. La regina di coppe, sono proprio verso di lei. Qua c'è una persona in questa settimana, le intenzioni sono quelle proprio di essere compreso da lei, sanare quelle dinamiche sperando, augurandosi che lei sia empatica nei suoi confronti, che lei si lasci fluire all'amore, che lei si lasci fluire. E qua c'è un lui che vuole realizzare un sogno con una lei, che può essere un'altra donna rispetto a quella donna con cui ha chiuso, 10 di spade, regina di denari, e che gli mancava un po' di mancanza di coraggio affinché si potesse avere esito in questa situazione. Questo per alcune, io leggo tutto quello che vedo e poi voi le adattate. Le intenzioni sono quelle di realizzare un sogno d'amore con una lei specifica che lui vede proprio come donna dei sogni, o come uomo se uomo, è ribaltato il concetto. Sì, come una lei che sta aspettando anche questa manifestazione. Cancro, pesci, scorpione, abbiamo qui.
Sì, qua abbiamo il sole, lui ha molta felicità, perché c'è una felicità per questa donna bellissima. Vediamo nelle azioni cosa farà con il fante di spade. Nelle azioni col fante di spade questa settimana. Re di coppe! Si aprirà emozionalmente dopo tanto peregrinare mentale. Re e regina di coppe. Qua abbiamo una coppia molto compatibile sul profilo emozionale. Nelle azioni lui, dopo tanto pensare, fante di spade, o anche sul cosa devo dire, cosa devo fare, voglio questa opportunità, mi manca il coraggio, alla fine trova un coraggio del cuore, re di coppe. Nelle sue azioni c'è mi apro emozionalmente a te. E affinché tu ti possa fidare, il fante di spade è anche colui che non si fida, no? E magari nemmeno lui si fidava più di tanto anche di se stesso o della situazione. Mi apro emozionalmente a te perché? Perché c'è la donna dei sogni. Ok. Vedi la papessa, mi parla possibile dei dubbi che aveva questa persona prima di come si deve aprire emozionalmente, oppure mi parla di un'altra donna che poteva esserci, forte il segno del pesci. Vediamo un po', energia finale con gli amanti. Il 5 di spade, fammi mettere un'altra, il 6 di coppe. Assolutamente sì, il 9 di coppe. Qua c'è un lui che vuole recuperare una connessione. C'è un lui che vuole recuperare una connessione e provarci anche con una lei senza pensarci più. Alla fine questa settimana si farà questa scelta di aprirsi emozionalmente. Fammi mettere un'altra. Le altre gli amanti di nuovo, vedi? Sì, assolutamente sì, cavaliere di coppe. Allora, nonostante un po' di reticenze sue, qua c'è la necessità di aprirsi emozionalmente a una lei, fare la scelta di aprire il suo cuore. Dopo tante reminiscenze, cioè dopo tante peregrinare mentale. Vediamo da questa parte. Allora, vediamo un po'. Energia attuale di lei nei confronti di lui con il 10 di denari. Energia attuale di lei nei confronti di lui, 10 di denari. Energia attuale di lei con il 10 di denari. L'imperatrice. Io qua vedo una lei molto soddisfatta per questioni che riguardano tutto quello che lei desidera. Se lei desidera soddisfazione personale, economica, lavorativa, amorosa, lei la consegue. Vedo l'imperatrice che proprio col 10 denari, energia attuale di lei nei confronti di lui, può essere una lei che sta benissimo con un lui o starà benissimo con lui in questa settimana. Però vedo una lei molto soddisfatta di quello che le arriva in questa settimana con l'imperatrice. Mi parla di successo, esito proprio per... è proprio il darsi amor proprio. Lavoro, denaro, casa, famiglia, amore. Vediamo la regina di denari, i pensieri di lei in questa settimana. E il 6 di denari, sì. Qua vedo una lei che i suoi pensieri sono concentrati proprio nel far andare bene le cose nella sua vita, denaro, lavoro, famiglia. Il denaro va molto bene qua, la famiglia, tutto ciò che si è prefissa lo consegue in questa settimana. Lei nei confronti di lui ha anche i pensieri di intendersi con lui, no? Venirsi incontro, prende le cose con calma, ok. Vediamo un po', però vedo una lei che è soddisfatta per le questioni che si era prefissa. Molte di queste questioni erano il proprio amor proprio, se tale amor proprio aveva a che fare anche con una relazione, anche quella. Però soprattutto il proprio amor proprio, lavoro, denaro, casa, famiglia, il benessere personale, ok. Vediamo la regina di spade. Cosa ha nel cuore lei per lui? Regina di spade, regina di spade.
Sì, regina di bastoni, guarda, lei si sente nel pieno del suo potere in questa settimana, c'ha tutte le regine qua con l'imperatrice. Quasi tutte le regine, manca la regina di coppe, vedi, 9 di bastoni. Io qua lei vedo in questa settimana ha il pieno controllo delle situazioni, con il cuore ci va un po' ad agio, però ha il pieno controllo delle situazioni. Soprattutto per quanto riguarda, lei sa di piacere tantissimo a un uomo, a una donna, se la prende con calma, sa di piacere molto a una persona che incontrerà in questa settimana oppure a una persona sua di interesse. Ehm, La vedo avere tutto sotto controllo, sì, la vedo stare proprio bene in questa settimana. Nonostante metta un po' di limiti sull'amore, ma c'è molto amor proprio, sull'amore con l'altro, c'è molto amor proprio. Cioè, non si abbassa a mercanteggiare, ecco. Vediamo il 3 di denari al blocco. Il cavaliere di denari l'avevamo anche qua. Diciamo che se abbiamo lui c'è una mancanza di intendimento perché le cose stanno andando lente per motivi di lavoro o di distanza. Oppure comunque sia rispetto all'amore, se lei incontra una persona in questa settimana, le cose la prende con calma nonostante si gode il momento e vedrà che ci sarà poi una persona di valore perché si risveglia l'amore per lei, va bene? Vediamo il 3 di coppe, le intenzioni di lei nei confronti di lui con il 3 di coppe. Il 9 di spade, la posso vedere un po' preoccupata per quanto riguarda questa relazione, nel caso la cosa rimane in superficie oppure si può andare più in profondità. La vedo un po' preoccupata, può essere. Magari incontra una persona nuova ed è preoccupata oppure vuole riconciliarsi con una persona, però la vedo preoccupata, infatti sta un po' sulla difensiva perché vuole avere le situazioni sotto controllo. E il re di denari, magari è un po' preoccupata nel caso in cui una persona la prende seriamente o non la prende seriamente. Mi spiego, ecco perché vuole avere la situazione un po' sotto controllo. Perché il 9 di spade, col 3 di coppe? Il mondo, perché ci può essere una distanza. Oppure delle comunicazioni su internet, su WhatsApp, ci può essere una distanza o comunicazioni che la fanno preoccupare un po'. Nel senso di che magari non si possono incontrare, oppure queste dinamiche qui per lavoro, oppure lei vuole una nuova tappa che sia 100% come la vuole lei, una grande stabilità, però la cosa può andare un po' più lenta perché uno dei due lavora. Vediamo le azioni che farà lei nei confronti di lui con il 9 di bastoni. L'8 di spade. Lei è un po' stressata nel fare delle azioni, sta un po' sulla difensiva perché c'è un po' di stress. E asso di coppe, un po' di stress a lasciarsi andare, se non ha le cose sotto controllo come dice lei. Perché le vedo molto amor proprio, quindi se si tratta dell'altro ci vado un po' cauta. Ecco. Vediamo col giudizio. Energia finale di lei nei confronti di lui con il giudizio. C'è questa rinascita. Questo cos'è? Ah no, questo è il paggio dei denari, questo è il cavaliere di denari. Ok, ma il senso è lo stesso. Qua ci possono essere blocchi di natura lavorativa o di comunicazioni. E il cavaliere di denari con il giudizio e poi due altre. Il giudizio di nuovo. Mettiamo un'altra cosetta qua, aspettate ragazzi. Il giudizio di nuovo. E un'altra. Sì, il 2 di bastoni. Guarda, qua c'è una rinascita di lei nei confronti dell'opinione che ha di lui o dell'opinione che ha nei confronti dell'altro. Nonostante si senta un po' bloccata, un po' di remore sue mentali, voglio avere tutto sotto controllo, qua lei avrà una, come dire, cambia opinione su lui. Ecco, lo vedevamo pure prima, no? Qua stava il re di denari, sì, cambia opinione su di lui. L'opinione è una buona opinione, sì, è una buona opinione perché lui si farà palese a lei in questa settimana dandole una soddisfazione, quindi lei cambia opinione su lui in questa settimana. Se lei è una persona single, per esempio, e conosce una persona nuova, magari su internet, e c'è un po' di preoccupazione, dice ma questo che ho conosciuto, no? Lei non fa niente, aspetta che sia l'altro.
Vedo che la cosa può andare un po' più lenta con questa nuova conoscenza, però si dà conto che c'è una possibilità. Fammene mettere due altre. Vedi l'asso di denari, ok. 8 di spade, c'è una possibilità, lei si dà conto che se per esempio conosce una persona nuova su internet, su WhatsApp, no? Si dà conto che c'è questa possibilità nuova, ma questa cosa la può stressare un po'. Tant'è che questa settimana la vedo prediligere una propria soddisfazione personale, la vedo molto contenta su altri fronti, con l'amore ci va un po' più cauta. Da questa parte abbiamo lui che vuole recuperare il rapporto, abbiamo un lui che, o comunque una persona che ci ha pensato tanto, che vuole realizzare un sogno con una lei importante. E vedo una lei, lui lo vedo, no, predisposto, e vedo una lei che si gode quel momento, però al tempo stesso ci va cauta perché vuole avere un po' le situazioni sotto controllo, ma soprattutto altre situazioni anche di natura lavorativa, familiare, va bene? Va bene, vediamo un po' che cosa ci dicono i nostri oracoli lui-lei. Quali sono le parole esatte che con questo re di coppe e cavaliere di coppe lui dirà a lei in questa settimana? Quali sono le parole esatte che lui dirà a lei in questa settimana? Quali sono le parole esatte? Infatti sto affrontando tutte le mie paure, il mio tossico, ricordiamo il 10 di spade. Qua abbiamo lui che affronta le paure inerenti a trovare il coraggio, ricordiamo, per avere successo. Cos'altro lui dirà a lei? Ho sempre avuto paura delle mie emozioni. Ho sempre avuto ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. La stella, regina di coppe, che denuda l'anima all'altro. Qua una persona che aveva paura delle proprie emozioni, lo diciamo anche qua con il re di coppe, che alla fine si decide, dopo tanto peregrinare mentale del paggio di spade, ad aprirsi emozionalmente. Un'altra, cosa dirà lui a lei? Ah, che ti ho detto? L'avevo visto anche prima. Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Te l'avevo detto già prima che per un gruppo sostenuto di maschili di lui c'è un'altra donna, ma con quest'altra donna, come ben vedete, la cosa nel cuore è finita. Va bene? Cioè 10 di spade, regina di denari, la donna ufficiale, è finita la cosa. E infatti qua, se questo è il tuo caso, c'è questa persona che ha te nel sogno, proprio, va bene, hai capito? E sta pensando tantissimo, ti pensa alla distanza, ti guarda e ti osserva molto. Questo è per un gruppo che ha questa circostanza qui, Ok, andiamo a vedere adesso. Andiamo a vedere con le nostre carte associative, metaforiche associative. Vediamo. Allora, le battiamo. Vediamo i nostri lui di questa settimana. Vediamo i nostri lui di questa settimana. Che lui abbiamo questa settimana? Che lui ci propongono, vediamo. E abbiamo lui qua con gli occhiali, un bel giovanotto che guarda, che osserva, vedete quante carte di osservazione, gli occhiali, osserva, paggio di spade, due di bastoni, osserva, un lui che osserva, pensa, mi apro emozionalmente, un lui che ha, diciamo, che guarda attentamente ciò che fa lei. Vediamo che lui abbiamo ancora. Abbiamo anche qui un lui che pensa qua con la sua moto, che chi è un appassionato di moto, la prima donna è la moto. Ho avuto un ex motociclista. Qua abbiamo lui che sta con la sua moto, fermo, guarda l'orizzonte, pensieroso. Abbiamo lui che è pregno di una lei, te lo dico perché c'è la stella della regina di coppe, un lui pensieroso, adesso vado, sta con la moto, comunque sia mi sposto, con lui che può stare a distanza, che osserva una lei a distanza, ok. Ancora un altro lui,
Abbiamo bei giovanotti in questa settimana, abbiamo lui che magari non potendo andare si dà alla palestra. Abbiamo lui bello magio qua. Vabbè, troppo palestrato per i miei gusti, però abbiamo lui qua, anche qui un lui solo. Mm. Allora, qua c'è un lui con gli occhiali da vista, qua occhiali da sole e qua un lui che non si guarda negli occhi. Quindi abbiamo un lui che quando vuole guardare si mette a osservare proprio cosa fa lei. E un lui che prima di togliersi gli occhiali e di guardare in faccia, ok, osserva, osserva e poi si apre emozionalmente, ricordiamo con il re di coppe, è un lui qua che è titubante sulle sue emozioni, no? Tra l'altro anche il nostro oracolo, lui lei lo diceva, ho sempre avuto paura delle mie emozioni, indossato una corazza per proteggermi, poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Mi hai denudato l'anima. Qua c'è un lui nudo. Ok, quindi questo per avere informazioni aggiuntive. Andiamo a vedere la nostra lei in questa settimana. Vediamo. Vediamo quali sono le nostre lei in questa settimana. Le nostre lei. Ah, beh, qua è proprio un 9 di coppe. Abbiamo una lei qua che è seduta in abito da sera elegante con una collana, una bellissima immagine di una lei che sta bene con se stessa, potrebbe ambire a di più, vuole di più e sta aspettando che quel di più arrivi. Però mentre quel di più arrivi, ok? Gode di se stessa. C'è una lei che qua sa di piacere molto a un lui, tantissimo e questo la fa sentire, no? La inorgoglisce. Ok. Vediamo ancora che lei abbiamo. Qua abbiamo una lei un po' più pensierosa, qua abbiamo una lei che può essere indispettita, ricordiamo regina di spade per qualcosa. Al tempo stesso, nonostante può essere indispettita per qualcosa, questa lei osserva, osserva cosa fa l'altro. Nonostante una porta si chiude, ci abbiamo un po' di rimorso su qualcosa, ma non ci pensiamo più di tanto, va bene? Su una lei che osserva i passi che fa l'altro, una lei che sta un po' sulla difensiva, abbiamo il 9 di bastoni e ce lo confermano le carte associative metaforiche. Ancora? Qua abbiamo una lei, bellissima immagine, vediamo una lei proprio felice in questa settimana. Allora, qua abbiamo una lei molto felice in questa settimana, va bene? È un'ottima stesa. Abbiamo un 9 di coppe con un'apertura, quindi è un amor proprio, una soddisfazione personale. Abbiamo una lei molto felice. Certo in questa settimana ci possono essere alcuni pensieri che riguardano un po' essere sulla difensiva rispetto all'altro, perché magari non mi fido ancora, vediamo un po'. Però tutto sommato lei ha un'ottima energia in questa settimana, di grande soddisfazione personale. Mi spiego? Qua c'è lui che si sta rovellando come devo fare, non devo fare. Pensa che lui, noi pensiamo che non lo sappiamo, invece lo sappiamo che si sta rovellando. E quindi un'ottima energia. Allora, andiamo a vedere adesso. Vediamo un po' con gli archetipi. Allora, vediamo un po' l'archetipo di lui in questa settimana, che archetipo mi va a integrare in questa settimana, è lui, il maschile. Il sacerdote, che è un po' come il Papa, abbiamo chiesto quale archetipo mi va a integrare, una persona responsabile. Abbiamo anche una persona che può avere delle responsabilità di altra natura, però il sacerdote nei confronti di una lei è una persona che sa cosa vuole, è una persona di spessore, è una persona che vuole prendersi un impegno e soprattutto una persona che può essere stata impegnata e vuole prendere decisioni diverse da prima, o comunque il sacerdote è una persona che ha le idee chiare e si appresta a fare una conversazione importante con una lei. Il sacerdote ci parla anche di aver, come il Papa, di aver acquisito una lezione spirituale grazie a una dinamica karmica. Ricordiamo il 10 di spade, il metossico del primo oracolo. Quindi di aver acquisito una lezione spirituale. A cosa l'ha portato questa lezione spirituale? A sfidare se stesso, i suoi limiti e ricordiamo a trovare il coraggio, perché il coraggio sta a blocco, di superare le sue paure. Ok, andiamo a vedere che archetipo mi integra lei in questa settimana.
Dilettante, io qua lei la vedo che farà tante cose in questa settimana, rispetto all'archetipo si lancia un po' in quello anche che non sa fare, giusto per il gusto perché lo vuole fare. E a chiusura di tutto mi viene in mente quello che vi ho detto nell'intro di questo video, e quando vi ho raccontato come ho fatto, come sono riuscita a farvi la spiegazione degli arcani maggiori, dei tarocchi, che non volevo, avevo delle mie remore perché dovevo fare devo riscrivere ogni carta col dettaglio. Ok, mi sono lanciata, ok, superando quel limite. E quindi dilettante, è colei che supera dei limiti in questa settimana, farà cose che magari non si è mai specializzata a fare, ma le fa perché l'istinto le dice che vuole sperimentare a fare una determinata cosa, anche con un lui. Ricordiamo che abbiamo una lei che ha l'amor proprio in questa settimana col 9 di coppe. E quindi qua dice godi praticando attività artistiche senza necessità di essere un professionista, ti diverte il pericolo di lasciare in superficie quello che apprendi, cioè vedo una lei che c'ha molta, con la regia di bastoni anche qui, molta passione nel fare le cose in questa settimana, va bene? Sia per lei stessa, sia vuole vedere che fa l'altro, la vedo molto eccitata, ok? In questa settimana, in tal senso, ok. Andiamo a vedere adesso due altre carte di queste. Qua abbiamo anche i segni dell'Ariete, Leone e Sagittario, l'ho detto se non sbaglio, no? Acquario, sì. Allora, mettiamone tre di queste adesso, in chiusura. Bambini. I bambini sono nuovi inizi, quindi l'inizio del mago, quello che abbiamo visto. Fusione di sentimenti, questa è una carta bellissima che mi parla proprio della fusione, della condivisione. Un nuovo inizio che mi parla di fusione di sentimenti, e qua abbiamo visto un lui molto sentimentale in questa settimana. E poi, guarda, i tuoi dubbi, i timori sono infondati. Se lei aveva dei dubbi rispetto a una persona, se l'energia femminile aveva dei dubbi, infatti la vediamo un po' sulla difensiva, un po' di stress, no? Stress, 8 di spade, un po' nelle azioni non faccio niente, sto a guardare che cosa fa perché ho i miei dubbi, magari, no? Regia di spade, regia di bastoni, voglio avere tutto sotto controllo, voglio iniziare un nuovo ciclo, ok. Come ti ho detto all'inizio, quando è uscito il giudizio qua, lei cambierà opinione su una persona, oppure sull'altra persona fuori da sé, che può essere una persona nuova, cambierà opinione, va bene? E me lo confermano le carte in finale. Nuovo inizio, c'è fusione di sentimenti, i tuoi dubbi, i timori sono infondati. Qua c'è una rivelazione molto importante che ha a che fare con una gioia che lei non si aspettava di avere dall'altra parte. Perché lei sta viaggiando già bene, d'accordo? Ok, quindi ragazze mie ragazzi, io decido di concludere qui. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa settimana. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.